Buongiorno a tutti, oggi parlerò dei segni e le case. Appartenere a un segno zodiacale significa che il Sole attraversa il segno in un determinato periodo dell'anno. Ad esempio, se uno è nato sotto il segno della Bilancia, significa che il Sole sta attraversando il segno dal 23 settembre al 22 ottobre. Il Sole rappresenta la manifestazione dell'Io. Di conseguenza, i segni simboleggiano le peculiarità caratteriali generali dell'individuo e soprattutto dell'individuo maschio, perché il Sole è l'io maschile. Per la donna, se si vogliono vedere delle caratteristiche maggiori, allora bisogna andare a vedere il segno in cui è collocata la luna nel tema natale, ossia la luna radicale. Ad ogni segno corrisponde una casa. Ad esempio, l'Ariete è il primo segno dello zodiaco e corrisponde alla casa prima. Il Toro è il secondo segno e di conseguenza corrisponde alla casa seconda, e così via fino ad arrivare ai Pesci, che corrispondono alla casa dodicesima. Nel linguaggio tecnico il segno si dice che è cosignificante della casa, e questo significa che è un tutt'uno tra il segno e la casa, e in effetti i pianeti del segno sono gli stessi della casa, solo che le case rappresentano il superio, ossia rappresentano tutte le fasi della vita che l'uomo è obbligato a percorrere. Le case nello zodiaco sono disposte in sequenza numerica. La prima casa parte dalla cuspide dell'ascendente e poi via via si snodano tutte le altre case che mantengono una posizione fissa, mentre possono variare i segni in cui sono collocate le case, e i segni variano a seconda dell'ora di nascita, in quanto sappiamo che l'ascendente è il segno che appare all'orizzonte nell'ora in cui noi nasciamo, e dalla casa prima, dal segno della casa prima, poi si snodano i segni nelle altre case. Altra regola è che le case possono abbracciare 2 o anche a volte 3 segni, e questo significa che la persona vivrà quei settori della vita in maniera differente a seconda delle caratteristiche del segno durante il mutare dell'età. Facciamo un esempio con questo tema natale. Vediamo che questo soggetto ha l'ascendente che viene sempre disegnato a sinistra in linea orizzontale a 12 gradi della Bilancia, e questo prosegue fino a 8 gradi dello Scorpione. Quindi significa che lei per la maggior parte della sua vita si relazionerà, visto che è la casa prima, con gli altri. All'inizio si mostrerà in maniera pacata, gentile, sarà raffinata nell'abbigliamento e selezionerà le persone da frequentare a seconda della bella presenza e del ceto sociale. Con l'avanzare dell'età, invece, le caratteristiche scorpioniche prenderanno il sopravvento e perciò il soggetto tenderà ad occultarsi, a dare un'immagine un po' ritrosa, e si relazionerà con chiunque, purché sia stimolato l'interesse psicologico. Per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video.